Stupida Europa, non serve a niente. Con tutti i soldi che le do poi se ne frega di me. Pensa solo ai suoi interessi. Di chi stai parlando, Italia? Di te, stupida Europa, fai sempre più schifo. Guarda che io sono la Germania. E non guardare me, io sono la France, il tuo cugino diciamo sofisticato. Ma sì, Europa, parlo di tutti voi. Anche di me? No, Lituania, nessuno parla di te. Allora intendi Unione Europea? Ma cos'hai contro il nostro gruppo? Ha anche una bandiera figa. Ce l'ho con chi comanda, i tipi più grossi. Siamo noi i tipi più grossi. Avete sempre cercato di mettermi i bastoni tra le ruote, non mi avete mai aiutato. In che senso? Mi dite che non posso spendere quanto voglio e mi fate morire di fame. Abbiamo firmato un contratto tutti insieme. Eri d'accordo anche tu sulle regole del gruppo. Non vuoi mica che entrino cani e porci? Sì, però sono regole fatte per rovinarmi. Ma se le abbiamo decise insieme? Sarò stato ubriaco. Sono regole che ci siamo dati per evitare che qualcuno faccia casino. Tipo che uno si riempia di debiti e perda fiducia di tutti. Ma a me servono tanti soldi, è per l'emergenza. Ti servono sempre tanti soldi. Ma ora ancora di piuissimi e non posso averli per colpa vostra. Se stessi attento, abbiamo già deciso che possiamo indebitarci di più per l'emergenza. Possiamo spendere molto più di prima, ma ricorda che più spendiamo e più ci indebitiamo. Più spendiamo e meglio stiamo. No, Italy stupid! Quei soldi li dovrai restituire come tutti noi. Nessuno tiene soldi da nulla a testa di crauti. E allora i paesi come l'Ungheria? Loro usano i nostri fondi per crescere nel rispetto dei diritti umani, non è vero, Ungheria? Certo, Europa userà i vostri soldi rispettando i diritti umani. E poi l'Ungheria ha anche la flat tax, che fortuna, non ha più bisogno dei fondi. No, volevo dire, esatto, va a gonfie vele, però per sicurezza è meglio che continuate a darceli. Ya, Ungheria, basta che ti prendi un po' di migranti. No. Anch'io voglio quei soldi per crescere. Ma sei la terza economia dell'Unione. Tu puoi farteli prestare dalla Laghi. La Laghi tiene il nostro salvadanaio e ce li presta quando ci servono. Te li presto volentieri. Grazie mille, poi devo tornarteli magari. Faccio quello che posso. Certo, come quando ti ho chiesto di dire a tutti che sono una persona affidabile e tu hai detto non è compito mio dirlo. ma è vero. Sì, grazie, per colpa tua il giorno dopo tutti dicevano che ero un incapace. Laghi, potevi dirlo in un altro modo. Di solito bisogna dirlo in un altro modo. Tipo cose retoriche come farò tutto quello che è in mio potere per aiutarvi. O anche Italia è molto intelligente ma non si applica. Ah, vedete che ce l'avete con me. Ma mi spieghi perché vorremmo che tu stessi male? Beh, perché volete comprarvi tutta la mia roba a basso prezzo. Sacrable! In Italia mi basta venirci in estate con i sandali. Non montarti la testa alla France. Chi ti ha detto una cagata in del genere? Girano voci. Girano voci anche sulla terra piatta. Lo dice anche la Russia. Ah, fermi tutti, lo dice la Russia, deve essere fonte affidabile? Certo, quali interessi vuoi che abbia la Russia a farci litigare? Ma proprio non lo so. Intanto ogni anno metto un sacco di soldi nel salvadanaio comune. E io più di te. E io più di tutti. E ne ritiro meno di quelli che metto. E io meno di te. E io meno di tutti. E allora, come faccio ad avere più soldi? Ma scusa, c'è anche il MES. Eccola la Germania, ci avrei scommesso che parla subito del MES. Che problema hai col MES? Niente, solo che per avere 2 spiccioli devo rispettare 10.000 regole. Le regole che rispettiamo tutti. Sono regole assurde. Possiamo rivederle, ma sono anche soldi tuoi. Non vorrei mica buttarli al primo stato senza baguette. Chiedete che aumenti le tasse e che le persone muoiano di fame. Ma hai letto le regole? Beh, alla fine più o meno è così che va a finire. Ti fideresti a dare 1.000 euro senza garanzia a un malato di gioco d'azzardo? Io non gioco d'azzardo, le persone muoiono di fame. Forse muoiono di fame per colpa tua. Mia, ma se non ho fatto niente. È inutile farsi prestare i soldi di continuo se poi non li fai fruttare. Ma lo sto facendo. Non è vero. Facile parlare per voi che siete ricchi. Io per farmi prestare denaro devo promettere Mario e Monti. È normale perché fai schifo a gestire i conti. Lo dici solo perché mi odi. È vero, Italia, spendi un sacco e non cresci. Forse dovresti sistemare quella cosa dell'evasione. Forse dovresti pensare agli affari tuoi, so gestirmi benissimo da solo. Se sei in quella situazione non è colpa di questo gruppo. Ripeto, io pago più di tutti qua dentro. Ognuno pensa agli affari suoi invece. Guarda adesso con il virus. Ha ragione tu, Germania, volevi tenerti tutte le mascherine e birbante. Perché io sono previdente e magari mi servivano. Bella solidarietà. Oui, Germania, bella figura da croissant. Anche tu, Francia, volevi farlo e tu, Italia, avresti fatto lo stesso. Io? Ma cosa dici? L'importante è che ti abbiamo costruito a darle a chi ha più bisogno. Tipo me. E non sarebbe potuto succedere se non l'avessimo minacciata tutti. Mi piace l'Unione Europea quando minaccia. Che ironia, l'Unione Europea che minaccia la Germania, lo stato migliore. Senza l'Unione ognuno si sarebbe tenuto le sue mascherine, mentre ora 25 di noi le stanno esportando a Italia e Spagna. Bravi, però intanto la Cina e l'Albania si sono mosse subito, loro sì che sono solidali. Beh, quelle non fanno tutte queste discussioni e giustamente non vedono l'ora di farti gli occhi dolci. Stai dicendo che la Cina lo avrebbe fatto con secondi fini? Non ci credo. Loro con poco sono amati da tutti, noi abbiamo dato tanto e ci odiate. Sì, la prossima volta svegliatevi quando sono già morto, grazie. Abbiamo anche noi i nostri problemi.
E comunque siamo punto a capo e ho bisogno di soldi. Ancora? La Laghi ce li sta prestando a tutti? Sì, ma ne voglio ancora, facciamo gli Eurobond. Ah, adesso lo dici? Dopo 10 anni di niente ti svegli adesso? Adesso ho bisogno di soldi. Ci vuole un sacco di tempo per farli, si parla di anni. Tu dici così solo perché non vuoi. Fammi pensare, io che da sempre ho mantenuto i conti in ordine dovrei dividere la mia reputazione e le mie spese con uno che spende soldi per il primo branco di pecore che gli va dietro? Sono allibito, mi hai offeso. Su dai, non è proprio così. E invece sì, questo prima butta soldi nel cesso e poi viene a chiedere di dividere i rischi. Io non butto i soldi nel cesso. L'Italia fa le politiche che pensa siano le migliori. Da manzette di 80 euro, da manzette disoccupati, da manzette pensionati e tanto non cresce niente. L'ho fatto perché quelle persone morivano di fame. Dai soldi solo per farti bello adesso, perché se volessi davvero che non morissero di fame, faresti qualcosa per crescere. Non cresco per colpa tua. Cosa c'entro io? Calmatevi adesso, Così non andiamo da nessuna parte. Germania, se vuoi un'unione più solida, devi cercare di essere un po' più elastica. E tu Italia, per favore, tieni a mente che l'Unione l'abbiamo fondata insieme e con essa le sue regole. Con l'Unione siamo indiscutibilmente più forti con le altre nazioni. Tra di noi commerciamo senza limiti e anche se qualcuno dice il contrario, diamo grossi aiuti nelle crisi economiche. Perché ci conviene a tutti. Soprattutto a me. Lo so che spesso facciamo schifo e che sbagliamo. A differenza delle altre macroeconomie siamo molto diversi tra di noi e spesso litighiamo, soprattutto in situazioni difficili. Possiamo andare avanti ed evolvere come potenza mondiale oppure tornare indietro ed essere singoli stati. Vi prego solo di decidere in base a ragionamenti su fatti reali e non su sciocchezze inventate e sentite da qualche parte. Veniamo troppo spesso attaccati senza motivo. Vi prego, sono questioni complesse e molto importanti. Ok. Ora posso avere dei soldi? Ma sei stupido allora! Che video stupido! Non hai detto che mai visto la Grecia? L'euro aumenta tutto, stampiamo moneta, diventiamo ricchi. Un premio Nobel ha detto che fai disinformazione. Le fonti so cos'è la satira e allora le cax. Questo video è pagato dai poteri forti.